Benvenuti in Frammenti, frequenza rossa. Prima di procedere, stabiliamo le coordinate di questo spazio. Sarà per sempre questo il tema di questa sezione. La meccanica del dolore, la perdita, il cortocircuito. Qui non ci saranno mai registrazioni all'aperto, nessun orizzonte, nessuna natura a distrarci. L'ecosistema di frammenti è e sarà sempre confinato al chiuso di una stanza buia, circondato da sfondi oscuri, immerso nel vuoto. E non cercate enfasi in ciò che dico. Non ci saranno modulazioni teatrali né rassicurazioni. L'analisi di una frattura richiede un distacco assoluto. Oggi analizziamo un errore del sistema, una persistenza non autorizzata. Oggi sezioniamo l'eco. Nella fisica acustica classica, l'eco è un'onda meccanica longitudinale che colpisce una superficie e torna indietro. L'equazione è elementare. La velocità dell'onda è il prodotto della sua lunghezza per la sua frequenza. Ma cosa accade quando l'ostacolo che dovrebbe far rimbalzare il suono smette improvvisamente di esistere? Il suono non si ferma. Cade, si disperde nel vuoto, stirando la sua lunghezza d'onda fino a spezzarsi. Pensate all'architettura di una partitura complessa. All'interno di un coro polifonico, le frequenze vocali si sostengono a vicenda, creando un muro armonico di aria spostata fisicamente. Se durante un requiem una voce tace bruscamente, non si genera semplicemente del silenzio. Si apre una voragine pressoria. I cantanti vicini percepiscono fisicamente il vuoto. L'aria continua a vibrare della fondamentale appena interrotta, mentre gli armonici collassano. L'orecchio umano entra in allarme. Cerca la nota mancante. Il corpo cerca la frequenza mancante. E nel tentativo di trovarla produce allucinazioni uditive. E non è una metafora. Scendiamo nel dominio della fisica quantistica. Prendiamo l'entanglement quantistico. Quando due particelle interagiscono, i loro stati quantici si intrecciano in modo indissolubile. E se modifichi lo spin di un elettrone, l'altro interagisce istantaneamente, anche se si trova all'altro capo dell'universo. Non c'è ritardo, non c'è spazio. Ora, applicate questo a due esseri umani. Per anni avete condiviso lo stesso spazio,
le stesse abitudini, le stesse frequenze cerebrali durante il sonno. I vostri campi elettromagnetici, generati dai vostri cuori, si sono sovrapposti. Vi siete entangled, intrecciati. Quando una di queste due frequenze viene strappata dalla nostra dimensione materiale, la particella rimasta all'interno della vostra gabbia toracica continua a ruotare, aspettandosi la risposta. Aggiungiamo un livello di precisione. La biofisica ci insegna, attraverso gli studi sulle emissioni biofotoniche, che la nostra doppia elica di DNA emette costantemente luce, frequenze elettromagnetiche ultra deboli che comunicano con l'ambiente e con gli altri organismi. Un legame profondo sincronizza queste emissioni cellulari. Quando la frequenza speculare viene annientata dalla morte o dall'abbandono, la tua emissione fotonica diventa caotica, dissonante. Il tuo corpo sta letteralmente urlando fotoni nel buio, aspettando un riflesso che la materia non può più restituire. Quell'attesa irrazionale che provi al mattino, l'allungare le mani nel letto verso un cuscino vuoto, il sussultare quando senti un respiro dietro di te, in una stanza in cui sei oggettivamente solo. Non è pazzia psicologica, non è elaborazione del lutto, è meccanica quantistica applicata al trauma. È una risonanza fantasma. La tua materia sta ancora trasmettendo dati a un ricevitore che è stato scollegato. Il corpo registra questa mutilazione vibrazionale a livello microscopico. Entriamo nella biologia molecolare. Il dolore acuto e prolungato della perdita non è un'emozione, è uno shock chimico devastante che innesca alterazioni tangibili. Attraverso l'epigenetica osserviamo come l'ambiente e il trauma modifichino l'espressione dei nostri geni senza alterare la sequenza del DNA. Parliamo di metilazione del DNA. L'assenza improvvisa di una persona genera un picco cronico di cortisolo. I gruppi metilici si agganciano a specifici promotori genetici, silenziando i recettori della serotonina e sovraesprimendo quelli legati all'ipervigilanza. Ma l'anatomia di questo collasso va oltre. Nel tuo cervello, infatti, esiste un circuito chiamato Default Mode Network. È la rete dell'immaginazione, della simulazione sociale, dei ricordi autobiografici. Quando perdi chi ami, questa rete non si spegne, va in iperattivazione paranoica. Il tuo cervello consuma un'energia metabolica spaventosa per generare simulazioni continue dell'altra persona, cercando disperatamente di prevedere le sue reazioni in un mondo in cui non esiste più. Contemporaneamente l'ippocampo, il centro direzionale della memoria, viene letteralmente corroso dalla tossicità del cortisolo. Si rimpicciolisce fisicamente, perdendo massa. Nell'ippocampo perdi i confini del tempo. Non riesci più a storicizzare tutto. Il passato, il presente collassano l'uno sull'altro e l'eco smette
smette di essere un ricordo, diventa una realtà allucinatoria costante. Un esempio clinico, il sistema olfattivo. Per anni i tuoi recettori hanno decodificato i feromoni specifici dell'altra persona, legandoli tramite l'amigdala a sensazioni di sicurezza e abbassamento del battito cardiaco. Quando quella persona scompare, l'assenza di quel marker chimico manda in tilt il sistema nervoso autonomo. Senti il suo odore per strada, su una sciarpa estranea, perfino nel vuoto del tuo salotto. Perché? Perché i tuoi recettori olfattivi, letteralmente affamati di quella molecola, abbassano la soglia di attivazione fino a generare falsi positivi. Il tuo organismo sta riscrivendo la sua stessa architettura genetica. Per sopravvivere alla mancanza, il lutto altera l'espressione del tuo codice e l'eco letteralmente diventa carne. Questa meccanica del vuoto era nota prima che avessimo i microscopi per osservarla o la risonanza magnetica per mapparla. I popoli antichi la codificavano nel mito o nel rito o nell'occultismo. Loro non curavano il dolore, ne mappavano le geometrie. Per i Sumeri il lutto era una discesa fisica. Quando il pastore Dumuzzi venne trascinato nel Kur, l'arido oltretomba, la dea Inanna scese a cercarlo. Per oltrepassare i 7 cancelli degli inferi, dovette spogliarsi progressivamente dei suoi ornamenti, simboli dei suoi poteri terreni. Questa è l'esatta descrizione dello scollamento dei nostri 7 centri vibrazionali o chakra durante il lutto. Ogni strato di noi che si rassegna alla perdita è un velo che cade, un cedimento strutturale della realtà, fino a rimanere nudi, vibranti e indifesi di fronte al buio. I Fenici conoscevano l'alternanza fatale tra Mot, la divinità della morte e della siccità, e Baal, dio della pioggia. Per loro l'eco dell'assenza si manifestava nell'aridità fisica della terra e del corpo. Il pianto senza lacrime, la secchezza delle fauci che provi nelle prime settimane di lutto, quando il sistema parasimpatico blocca la salivazione. Era il tocco di Mot. L'Oriente aveva sezionato questa anomalia millenni fa. La sapienza cinese, attraverso la medicina tradizionale e l'alchimia taoista, spiega l'eco attraverso la dualità dell'anima. L'essere umano è tenuto in equilibrio dal Hun, l'anima eterea legata al cielo e al fegato, e dal Po, l'anima corporea densa, legata alle ossa, all'elemento metallo o al respiro. Il lutto attacca i polmoni, l'affanno che provi, l'apnea improvvisa, i sospiri involontari e profondi sono il tuo Po che va verso lo spasmo, cercando di elaborare il vuoto. E quell'ombra che vedi in casa, quel passo che senti, è il Po di chi se n'è andato, mentre il suo Hun, la sua parte elevata e cosciente, evapora verso alte frequenze inafferrabili. La sua anima corporea, pesante e intrisa di abitudini umane
indugia per qualche tempo nei luoghi familiari, ripetendo meccanicamente azioni svuotate di vita. Tu non stai intercettando uno spirito evoluto, stai inciampando nei suoi detriti energetici. Una dicotomia identica è quella studiata nell'antico Egitto. I sacerdoti di Osiride sapevano che l'essere umano non è un monolite. Al momento del trapasso, il Ka, la scintilla vitale universale, si separa dal Ba, la personalità, l'anima individuale, rappresentata come un uccello con la testa umana. Quando perdi qualcuno, la sua energia vitale se ne va, ma il suo Ba rimaneva disorientato. Quell'eco che senti, quel passo nel corridoio che ti fa gelare il sangue, quell'ombra percepita con la coda dell'occhio, per un sacerdote di Osiride non era un'illusione, era il Ba del defunto che raschiava contro la densità del nostro piano materiale, cercando un appiglio domestico che la morte aveva disattivato. Nella tradizione celtica e druidica si parlava di Awen, l'essenza spirituale fluida, il respiro dell'ispirazione. Quando Awen di una comunità o di una coppia subisce un trauma da lacerazione, il velo tra i mondi si assottiglia. I Celti non vedevano l'eco come un suono, ma come un sanguinamento da una dimensione all'altra. Le frequenze trasudano, i confini della realtà collassano e tu ti trovi a vivere contemporaneamente nel mondo dei vivi e in una sala d'attesa invisibile. Tutto questo si riflette perfettamente nello sciamanesimo, dalle steppe siberiane alle Ande. Loro definiscono questo fenomeno con un termine clinico: perdita dell'anima. Quando subisci uno shock intollerabile, la notizia di un decesso, un abbandono improvviso, una frazione del tuo stesso campo energetico, incapace di sopportare quella frequenza distruttiva, si frammenta, si stacca da te e rimane sospesa nell'istante temporale esatto del trauma, congelata. Per questo, mesi dopo, continui a rivivere quella telefonata o l'immagine di quella stanza d'ospedale in un loop infinito. Non sei tu che ricordi, è quel frammento della tua anima che è rimasto incagliato lì come un nastro magnetico che gira a vuoto sulla testina di un riproduttore, inviando un'eco disperata nel resto del tuo corpo per essere recuperato. E se volgiamo lo sguardo alla tradizione iniziatica e ai misteri della libera muratoria, comprendiamo perfettamente il concetto di crollo del tempio. L'egregora di una loggia è un legame profondo, è tenuta insieme da un cavo da traino, il cordone vibrazionale che unisce le coscienze. Quando un fratello passa all'Oriente Eterno, quel cordone
viene tranciato di netto. Non è un distacco pacifico, è una mutilazione architettonica. La stabilità dell'intera struttura cede. La pietra grezza del tuo essere sanguina energia vitale nell'etere attraverso la ferita aperta del cordone reciso. Il filo a piombo, la tua bussola morale e gravitazionale, perde improvvisamente la sua perpendicolare. Ti senti sradicato dall'affetto e i colpi di maglietto che prima ritmavano l'ordine e il lavoro ora risuonano in un tempio interiore improvvisamente svuotato, dove il suono non costruisce più, ma rimbomba, per l'appunto, a vuoto, dissonante. L'allucinazione uditiva, il profumo improvviso sulle lenzuola che non c'è più, l'arto fantasma della tua coscienza, il tuo sistema nervoso centrale vittima del proprio ritardo neuroplastico e dei danni del cortisolo. Sta disperatamente cercando una frequenza che è stata cancellata dalla tavola periodica di questa realtà. Le tue sinapsi continuano a sparare neurotrasmettitori in un abisso. Contemporaneamente il tuo corpo eterico, spogliato dai suoi veli, sta intercettando l'impronta astrale, la scoria magnetica e il po' di chi se n'è andato. In questa frequenza rossa non c'è positività tossica. Non ti dirò che il tempo guarisce ogni cosa, perché il tempo della fisica quantistica del dolore non esiste, è un'illusione della gravità. Non c'è niente da curare, non stai impazzendo e soprattutto non stai guarendo, ti stai semplicemente e spietatamente adattando ad una nuova geometria del vuoto. E l'eco sarà il tuo unico metronomo nel buio.